Allora, buongiorno a tutti. Come diceva Fabio, il progetto CMD Build in avvocatura è cominciato nel 2008. Il nostro processo è molto simile a quello della presentazione che mi ha preceduto, è stato appunto un lungo processo, però oggi ci concentreremo solo su alcuni aspetti del CMD Build e di come è stato utilizzato all'interno dell'avvocatura. Allora, brevemente un riassunto delle puntate precedenti, che cos'è l'avvocatura per chi ancora non la conosce. L'avvocato dello Stato è un pool di avvocati che è al servizio dell'amministrazione statale, ha una sua organizzazione territoriale, quindi una sede centrale, l'Avvocatura Generale a Roma, e 25 sedi periferiche. Il pool è formato da 450 avvocati distribuiti appunto sul territorio nazionale, a cui sono affiancati una struttura amministrativa. Per avere un'idea dell'attività dell'avvocatura, io porto sempre questo numero delle 50.000 nuove cause che vengono instaurate ogni anno presso solo l'Avvocatura di Roma, qui stiamo parlando, senza parlare delle sedi periferiche. Quindi, pur essendo una piccola amministrazione, all'interno di una serie di relazioni molto importanti, da una parte con le pubbliche amministrazioni e dall'altra con le autorità giudiziarie. Dicevo, relazioni importanti sia quantitativamente, perché appunto le cause, il numero delle cause che sono sempre più numerose, ma anche qualitativamente, perché poi comunque questi sono scambi che sono già diventati e stanno divenendo anche informatici, telematici. Cito uno fra tutti, il processo civile telematico. Noi ci troviamo proprio al centro di questi cambiamenti. Allora, l'informatica a servizio dell'avvocatura. Io ho dato qui alcuni numeri. Non sono tanto importanti i numeri, però ecco, l'esigenza che poi ci ha portato a razionalizzare la gestione dell'avvocatura è il fatto che dobbiamo gestire un numero considerevole di oggetti con sempre meno risorse, quindi questa razionalizzazione sia nella gestione dell'infrastruttura, nella gestione dei nuovi progetti, nella gestione economica e dei contratti, perché dobbiamo sempre, fra i 12 addetti, dobbiamo anche gestire la parte economica e contrattuale, e nel dover assolvere anche un onere di rendicontazione, che sta diventando un'attività quasi con l'importanza quasi allo stesso livello delle gestioni, una rendicontazione sia all'interno che all'esterno, come vedremo dopo. Adesso passerei un attimo la parola a Emiliano. Buongiorno a tutti. Allora, ora vedremo come utilizziamo il CMD Build all'interno dell'avvocatura. Naturalmente è utilizzato come strumento di gestione degli asset, ma anche come strumento di supporto per gestire i processi ITIL e anche non ITIL. Come vediamo gestiamo sia configuration management, incident management, request fulfillment, ma anche delle richieste che vanno al di là, diciamo, dei processi IT che noi abbiamo indirizzato verso altri uffici. Quindi i workflow che abbiamo fatto sviluppare a Tecnoteca sono stati utilizzati sia per processi ITIL che non. Viene utilizzato anche per gestire i progetti informatici all'interno del CED e per gestire il budget, come diceva Antonella, e anche viene utilizzato come strumento di reportistica che è utile appunto alla rendicontazione delle attività svolte dal CED. Come detto, il CMD Build insieme ai flussi ai workflow, al sistema di reportistica che poi è praticamente effettuato tramite il software report e attraverso il contact center che abbiamo, che poi si interfaccia con gli utenti dell'avvocatura e anche con i gruppi specialistici del CED, riusciamo a gestire, diciamo, i processi di configuration management, incident management, eccetera.
E il configuration management, inteso come mantenimento delle informazioni all'interno del CMD build, necessita di alcuni input che vengono essenzialmente dall'acquisto e la dismissione del materiale di consumo informatico, dalle richieste che provengono dagli utenti dell'avvocatura ma anche dall'interno del CED, delle richieste di modifica di configurazione sia lato client che lato server. E anche riusciamo a gestire le richieste di materiali di consumo attraverso il flusso dell'evento utente che vedremo dopo. Poi c'è tutto un sistema di automatic inventory con OCS che ci permette di reperire le modifiche sia ai client che ai server, e tutto quanto in sé unito alle procedure operative che ci permettono di gestire questi cambiamenti. Riusciamo a gestire la dotazione informatica di tutti gli utenti e l'ubicazione anche degli utenti, che è utile per l'assistenza tecnica, che poi deve andare in giro per l'edificio a cercare gli utenti che hanno fatto una richiesta. E se torni un attimo alla slide ancora prima, gestiamo anche tutta la struttura sistemistica vista come servizi utente e componenti del servizio utente, che sono appunto i vari servizi tecnici. Gestiamo quindi anche il materiale di consumo attraverso il flusso dell'evento utente, che ci permette di gestire il magazzino attraverso della reportistica. Questo è un esempio di report che abbiamo fatto, ne abbiamo fatti credo moltissimi, che riguardano la configurazione, e diciamo solo che è gestito tramite i report, che è integrato direttamente nel CMD build, agisce sulla base dati e tira fuori dei report dinamici. Questo invece l'evento utente è uno dei tre workflow che presenteremo oggi, e che è utile per gestire dei processi ITIL che ho elencato, che sono l'incident management, il request fulfillment e il configuration management. Viene attivato dagli utenti dell'avvocatura ma anche dal personale del CED attraverso sempre l'help desk, che è l'unico punto di contatto con l'ambiente esterno al CED. E a seconda della categorizzazione che l'help desk dà della richiesta, si ottiene un percorso diverso delle richieste, che può essere quello degli incidenti o delle richieste di informazioni o richieste di servizio. E attraverso questo evento naturalmente vengono indirizzate le chiamate che vengono dagli utenti ai gruppi specialistici di secondo livello, direttamente definendo solo la categoria. Poi questo workflow è anche collegato ad altri workflow, che sono quello di richieste di modifica. Se per esempio un incidente necessita di una modifica per la risoluzione, viene aperto direttamente una richiesta di modifica di change in emergenza, che permette di registrare la causa scatenante della modifica. Poi a Corredo c'è tutta una serie di reportistica per gestire anche gli SLA, sia dei gruppi specialistici che si occupano della risoluzione delle chiamate che dell'help desk. Questo è l'esempio del flusso dell'evento utente, che adesso non mi metto a spiegare dettagliatamente. Le richieste di modifica, anche queste vengono attivate dagli utenti dell'avvocatura e dai gruppi tecnici del CED, e contengono sia delle richieste standard che delle richieste non standard. A seconda della categorizzazione, anche qui viene effettuato un percorso diverso, e per quelle standard vengono mandate direttamente ai gruppi specialistici che si occupano della risoluzione. Naturalmente devono avere un'autorizzazione definita da delle procedure, che per esempio delle richieste devono essere effettuate da un capo servizio piuttosto che altre autorizzazioni. E invece per quelle non standard vengono gestite dal CAB, che poi prenderà le decisioni se attivarle o no. Tutto quanto sempre all'interno del workflow.
E anche qui ci sono i flussi collegati che sono diciamo, gli ordini di lavoro che possono servire per la risoluzione delle richieste di modifica se necessita l'intervento di più gruppi specialistici. La reportistica è sempre un punto di riferimento importante sia per verificare i tempi di risoluzione che le tipologie di chiamate. Questo è l'esempio delle richieste di modifica. Come vedete qui diciamo, c'è uno sviluppo per sottoprocessi. Diciamo, è molto più complesso di questo le richieste di modifica, perché poi dopo dovrebbero esplodere tutti i processi blu che vedete segnati nel secondo riquadro. La gestione dei problemi è l'ultimo flusso che presento e viene attivato dal personale CED qualora si accorga della causa primaria di incidenti che sono stati rilevati, oppure anche quando trova un'anomalia che ancora non ha causato incidenti ma che deve essere, diciamo, analizzata. Quindi un gruppo che si accorge di queste anomalie può aprire una chiamata attraverso questo flusso che viene indirizzata ai gruppi che secondo lui ritiene adatti alle analisi, e dopo determinate decisioni, determinate analisi, si capisce se prendere dei provvedimenti, diciamo, per questo problema, se lasciare così come la situazione e creare dei workaround, oppure se proseguire con la modifica che serve. E qui rilascerei la parola ad Antonella. Staffetta. Grazie Emiliano, ha seguito il progetto fin dall'inizio, ha collaborato attivamente alla riuscita del progetto. Allora io invece vorrei vedere l'utilizzo che è stato fatto del CMD Build in avvocatura anche per processi che non sono IT. Come diceva Fabio prima nella sua presentazione, CMD Build può essere utilizzato anche appunto per processi non informatici, e mi riferisco in particolare alle richieste che i nostri avvocati fanno al servizio esterno, che è il servizio che va materialmente presso le cancellerie dei vari tribunali, delle varie autorità giudiziarie. Quindi la cosa interessante è che fra l'altro sono state integrate diverse tecnologie e componenti per realizzarlo. Quindi da una parte c'è il nostro portale, l'intranet dell'avvocatura, dall'altra tramite un web service si collega al gestionale dell'avvocatura, dove sono presenti, dove sono catalogate tutte le cause legali, tutti gli affari legali, e dall'altro direttamente con CMD Build, che gestisce proprio e traccia tutte le richieste che vengono fatte a questo ufficio. Fra l'altro le smista tramite un semplice automatismo di smistamento tramite l'autorità giudiziaria all'ufficio competente, e traccia anche le risposte che poi arrivano da parte dell'ufficio. Un'altra utilizzazione che abbiamo fatto noi al nostro interno è quella della gestione dei progetti. Avevamo bisogno di uno strumento semplice, che non fosse di quelli che sono quelli commerciali, per tracciare i nostri progetti interni. Quindi è stato realizzato questo strumento in cui due passi fondamentali sono la mail di comunicazione ufficio CED quando il responsabile dell'ufficio instaura un nuovo progetto, e poi il responsabile del progetto man mano aggiorna la scheda di questo progetto. Se vai avanti c'è anche una sorta di reportistica e di cruscotto che abbiamo realizzato tramite un report, fra l'altro non è un cruscotto di quelli, in cui c'è una visione globale di tutti i progetti e dei tempi di realizzazione e dello stato dell'arte. Ultima cosa che è recente è stata la gestione del budget, quindi la necessità di gestire in maniera coordinata tutta una serie di informazioni che ormai ci troviamo a dover lavorare quotidianamente, quindi non solo i fornitori, tutti i contratti. Noi diciamo annualmente facciamo un centinaio di contratti,
non sono tantissimi, però essendo un'amministrazione che non ha controllo di gestione, non ha contabilità, ci serviva uno strumento. Fino all'anno scorso avevamo utilizzato un file Excel, ci siamo resi conto che non poteva essere sufficiente alle nostre esigenze, quindi abbiamo utilizzato CMD Build proprio per tracciare tutte queste informazioni relative ai vari contratti, e questo fra l'altro ci è stato molto utile proprio per l'esigenza della rendicontazione di cui parlavo all'inizio, se possiamo andare avanti. Quindi lo strumento ci aiuta a tracciare tutte le modifiche che facciamo, è utile perché può essere utilizzato contemporaneamente da più persone. Possiamo fare un budget quindi previsionale all'inizio dell'anno, il consuntivo alla fine dell'anno. Gestiamo l'assegnazione di fondi alle 25 sedi distrettuali, che non è poco, e poi possiamo automaticamente assolvere a vari obblighi, che sono quello del piano annuale di fabbisogno. Per chi è una pubblica amministrazione, noi siamo tenuti ogni anno a fornire questo piano annuale fabbisogno alla Ragioneria Generale dello Stato, forse come pubblica amministrazione centrale. Quindi siamo riusciti a codificare tramite una tabella a 3 codifiche le varie codificazioni diverse, perché poi per la Ragioneria Generale era una codificazione, per il codice gestionale del SICOGE, dove vengono tracciati gli ordini di pagamento, è un'altra codificazione. Infine il consuntivo DigitPA, che ogni anno bisogna compilare, richiede un'ulteriore classificazione per voci di spesa e tipologia di contratto. Quindi con un'unica classificazione siamo riusciti ogni contratto a tracciare e riusciamo a assolvere a tutte e 3 le esigenze. Questo è un esempio del budget, come viene, un report che viene prodotto direttamente dal CMD Build, dove vengono tracciati tutti i contratti e la situazione del saldo. Noi gestiamo 2 capitoli di bilancio, uno per per le spese di gestione e un altro per le spese di investimento, quindi in questo modo abbiamo